Lezione 1. Indicazioni. Certo, vai dritto per circa 2 isolati e poi svolta a destra. Fatto. Sembra abbastanza facile da ricordare. Dopodiché vedrai la caffetteria proprio alla tua sinistra. Perfetto. Non vedo l'ora di prendere un caffè lì. È uno dei miei posti preferiti, anche i loro pasticcini sono deliziosi. Sembra allettante. Proverò sicuramente i loro pasticcini quando visiterò. Non rimarrai deluso, sono appena fatti ogni giorno. Mi assicurerò di andarci quando avrò un po' di tempo per rilassarmi. Buona visita! È una bella zona da esplorare. Lezione 2. Sessioni di formazione. Penso che dovremmo puntare a sessioni di allenamento brevi di circa 15 minuti al giorno. Sembra gestibile. Brevi sessioni possono mantenerci concentrati e motivati. Esattamente. È più facile impegnarsi per un breve periodo piuttosto che per ore alla volta. Inoltre, ci consente di inserirlo nei nostri impegni senza sentirci sopraffatti. Giusto. La coerenza è fondamentale e sessioni brevi possono aiutare a costruire questa abitudine. Adoro l'idea di renderla una routine quotidiana. Migliorerà davvero le nostre capacità. E possiamo aumentare gradualmente l'intensità man mano che ci sentiamo più a nostro agio. Sì, in questo modo non ci esauriremo troppo in fretta. Allora programmiamo la nostra prima sessione per domani. Lezione 3. La preoccupazione per la famiglia. Mi spiace, stai bene? Sto bene, ma mia moglie è davvero giù di morale. Oh no! Spero che guarisca presto. Grazie. Stiamo cercando di prendercela comoda e concentrarci sul suo recupero. Sembra un buon piano. Il riposo è importantissimo quando non stai bene. Sì, e sto facendo del mio meglio per aiutare il più possibile. Se hai bisogno di qualcosa, fammelo sapere, sono qui per te. Lo apprezzo davvero. È bello avere supporto nei momenti difficili. Ovviamente. La famiglia viene prima di tutto e dobbiamo tutti prenderci cura gli uni degli altri. Lezione 4. Consigli di viaggio. Nessun problema. È sempre divertente scambiare consigli di viaggio con altri avventurieri. Sono d'accordo. Condividere esperienze può davvero migliorare i nostri viaggi. Hai qualche destinazione preferita da consigliare? Decisamente. Ho amato il tempo trascorso in Italia. La cultura e il cibo erano incredibili. Sembra fantastico. Ho sempre desiderato visitare l'Italia per la storia. Dovresti. Passeggiando per le antiche strade sembra di tornare indietro nel tempo. Posso solo immaginare quanto deve essere bello. Ogni città ha il suo fascino e la gente del posto è spesso molto accogliente. Dovrò sicuramente aggiungerlo alla mia lista di viaggi. Lezione 5. Antiche civiltà. Non potrei essere più d'accordo, viaggiare ci dà la possibilità di camminare sulle orme di antiche civiltà. Esattamente. È affascinante vedere come vivevano le persone secoli fa. Visitare siti storici fa davvero rivivere la storia, non è vero? Sì, stare dove hanno avuto luogo eventi importanti ha un grande impatto.
Inoltre, conoscere culture diverse ci aiuta ad apprezzare la nostra. Assolutamente. Ogni civiltà ha la sua storia e i suoi contributi unici. Adoro esplorare le rovine e immaginare com'era la vita allora. Anche io. È come scoprire un tesoro di conoscenze ed esperienze. Dovremmo pianificare insieme una gita in un sito storico prima o poi. Lezione 6. Test medici. Ha detto che forse avrebbe dovuto fare degli esami, ero un po' nervoso per questo. È comprensibile. I test medici possono essere intimidatori. Mi ha mandato a prelevare del sangue dal mio braccio e ho avuto paura. È naturale sentirsi così, ma di solito è rapido e diretto. Fortunatamente, non ha fatto così male come mi aspettavo, l'infermiera è stata davvero gentile. È fantastico sentirlo. Avere una brava infermiera può fare la differenza. Dopo mi sono sentito sollevato, sapendo che era finito. Ora puoi concentrarti sull'ottenere i risultati e andare avanti. Esattamente. Sono solo felice che sia finita. Lezione 7. Fine settimana per ricaricarsi. Questo ha senso? I fine settimana sono perfetti per ricaricarsi, giusto? Assolutamente. Dopo una lunga settimana, è essenziale prendersi del tempo per noi stessi. Trovo che passare il tempo all'aria aperta mi aiuti davvero a rilassarmi. Sì, stare nella natura ha un effetto così calmante. Cosa fai di solito per rilassarti nei fine settimana? Mi piace leggere o fare lunghe passeggiate. Mi schiarisce davvero la mente. Queste sono ottime opzioni. Adoro guardare film o trascorrere del tempo con gli amici. Sembra divertente. La chiave è bilanciare relax e socializzazione. Decisamente. Ci aiuta a tornare alla settimana riposati e pronti. Lezione 8. Compiti di geografia. L'unico altro compito che ho è geografia. Oh, veramente? Cosa devi fare? Ho una mappa del Canada e devo scrivere i nomi di tutte le province. Sembra un compito divertente. Il Canada ha regioni così diverse. Sì, e sono entusiasta di saperne di più su ciascuno di essi. Hai già una provincia preferita? Penso che la Columbia Britannica sia fantastica con le sue montagne e la sua costa. Sono d'accordo. È mozzafiato lì e le attività all'aperto sono infinite. Sicuramente lo esaminerò di più mentre lavoro sul mio incarico. Lezione 9. Umorismo culturale. Non puoi fare a meno di ridere anche se cerchi di nasconderlo. È vero, le battute e le commedie differiscono da cultura a cultura. Sì, ciò che è divertente in un posto potrebbe non esserlo in un altro. Esattamente. Comprendere l'umorismo culturale può essere impegnativo ma gratificante. Adoro scoprire nuove forme di comicità quando viaggio. Anche io. Apre un modo completamente nuovo di connettersi con le persone. Hai un comico preferito di un'altra cultura? Mi piace guardare spettacoli di diversi paesi, è illuminante. È un ottimo modo per conoscere diverse prospettive. Lezione 10.
campagna di marketing. Ehi, hai visto la recente campagna di marketing dei nostri concorrenti? Sì, l'ho fatto. È piuttosto impressionante e hanno davvero migliorato il loro gioco. Sono d'accordo. La loro creatività è stimolante e mi fa riflettere sulle nostre strategie. Assolutamente. Dovremmo analizzare cosa ha funzionato bene per loro. È un'ottima idea. Imparare dagli altri può portare a miglioramenti da parte nostra. Inoltre, ci aiuta a rimanere competitivi sul mercato. Esattamente. Dobbiamo essere innovativi per catturare l'attenzione del nostro pubblico. Facciamo un brainstorming con alcune nuove idee per la nostra prossima campagna. Sembra un piano, sono entusiasta di iniziare. Lezione 11. Piani per il picnic. Suona bene. Cosa dobbiamo portare per il picnic? Dovremmo assolutamente portare una coperta su cui sederci, rende tutto più confortevole. Assolutamente. E magari qualche snack come frutta e panini? Ottima idea! La frutta fresca è sempre un successo, soprattutto in una giornata calda. E le bevande? Dovremmo portare un po' di limonata o acqua? La limonata sarebbe perfetta per un tocco rinfrescante. È così rinfrescante al sole. Posso anche portare alcuni giochi con cui giocare, renderà la giornata ancora più divertente. Sembra fantastico. Una piccola competizione amichevole sarebbe divertente. Non vedo davvero l'ora. Sarà una splendida giornata all'aria aperta. Lezione 12. Mangiare fuori. Allora proviamo il ristorante con posti a sedere, ho sentito che hanno del buon cibo. Sembra un'ottima idea. Era da un po' che volevo dargli un'occhiata. Ho sentito che i loro piatti di pasta sono particolarmente apprezzati dagli avventori. Adoro la pasta. È uno dei miei piatti preferiti da gustare quando mangio fuori. E hanno una buona selezione di vini che si abbinerebbero perfettamente. Perfetto! Un buon bicchiere di vino arricchisce sempre l'esperienza culinaria. Dovremmo prenotare per sicurezza. Può darsi da fare. Sì, sicuramente. È meglio avere un tavolo che ci aspetta. Chiamerò e prenoterò un tavolo per noi all'ora giusta. Lezione 13. Routine mattutina. Trovo utile impostare una sveglia costante e avere una routine mattutina regolare. È un'idea intelligente. Aiuta a stabilire un ritmo per la giornata a venire. Esattamente. Svegliarsi ogni giorno alla stessa ora fa una grande differenza. Sono d'accordo. Mi dà anche abbastanza tempo per godermi la colazione senza fretta. In più, una buona colazione è fondamentale per iniziare la giornata con il piede giusto. Decisamente. Adoro prendermi qualche minuto per pianificare la mia giornata davanti a un caffè. Sembra carino. È un buon modo per prepararsi mentalmente per ciò che ci aspetta. Di sicuro. Penso che inizierò a incorporare anche questo nella mia routine. Motiviamoci a vicenda per restare fedeli alle nostre abitudini mattutine. Lezione 14. Prodotti per la pulizia. Lo stesso qui. Ho iniziato a utilizzare prodotti per la pulizia naturali e fatti in casa. È fantastico.
sono molto migliori per l'ambiente, non è vero? Sì, e spesso sono anche più sicuri per la nostra salute. Adoro sapere che non mi espongo a sostanze chimiche aggressive. Esattamente. Inoltre, può essere divertente realizzarli da soli. Mi piace sperimentare diversi ingredienti naturali. Qual è la tua ricetta preferita finora? Mi piace molto una miscela di aceto e bicarbonato di sodio per pulire le superfici. È un classico. Dovrò provarlo. Lezione 15. Miglioramenti. Assolutamente. Hai apportato altri miglioramenti di cui dovrei essere a conoscenza? Sì, mi sto concentrando sull'organizzazione migliore del mio spazio di lavoro. Sembra utile. Uno spazio ordinato può davvero aumentare la produttività. Lo fa. Adesso mi sento più concentrato e meno distratto. Probabilmente dovrei fare lo stesso. Qualche consiglio per iniziare? Inizia in piccolo, come liberare la scrivania o organizzare i fili. Ottimo consiglio. Posso gestirlo senza sentirmi sopraffatto. Esattamente. Quando vedi i progressi, sei motivato ad andare avanti. Sono entusiasta di provarlo. Grazie per l'incoraggiamento. Lezione 16. Fare delle pause. Faccio brevi pause per schiarirmi la mente durante il lavoro. Questa è una buona strategia. È importante ricaricarsi durante la giornata. Assolutamente. Trovo che allontanarsi per qualche minuto aiuti davvero. Sì, ti dà una nuova prospettiva quando torni ai tuoi compiti. Faccio spesso una passeggiata veloce o semplicemente mi allungo un po'. Questi sono ottimi modi per far circolare il sangue. Esattamente. Aiuta a prevenire il burnout e mi mantiene energico. Dovrei iniziare a incorporare anche le pause nella mia routine. Noterai una grande differenza nella tua concentrazione. Lezione 17. Richiesta della stanza. Posso richiedere una camera con vasca, per favore? Sicuro. Controllerò subito la nostra disponibilità per te. Sarebbe fantastico. Adoro fare un bagno rilassante dopo una lunga giornata. Aggiunge sicuramente un tocco di lusso al tuo soggiorno. Esattamente. È un bel modo per rilassarsi e coccolarsi. Fammi vedere cosa posso trovare per te. Lo apprezzo. Spero che ce ne sia uno disponibile. Farò del mio meglio per soddisfare la tua richiesta. Grazie. Non vedo davvero l'ora che arrivi il mio soggiorno. Lezione 18. Pianificazione della sequenza temporale. Concordato. Stabilire una sequenza temporale ci aiuterà a rimanere in pista. Sì, fissa scadenze chiare e responsabilizza tutti. Penso che ridurrà anche lo stress man mano che ci avviciniamo ai nostri obiettivi. Esattamente. Sapere cosa aspettarsi aiuta la squadra a rimanere concentrata. Che ne dici di delineare i principali traguardi che dobbiamo raggiungere? Sembra un ottimo piano. Ci darà una tabella di marcia da seguire. Prenderò l'iniziativa di redigere la sequenza temporale iniziale. Perfetto! Una volta ottenuto,
possiamo rivederlo e adattarlo secondo necessità. Puntiamo a una bozza entro la fine della settimana. Lezione 19. Prenotazione in anticipo. Sì, mi assicuro sempre di prenotare con largo anticipo per i viaggi di lavoro. È intelligente. Spesso ti offre tariffe migliori e più opzioni. Esattamente. Le prenotazioni last minute possono essere stressanti e costose. Inoltre, ti assicura di avere un posto dove stare durante i periodi di punta. Mi piace anche avere tutto organizzato in anticipo. È un ottimo approccio, rende l'intero processo più fluido. Hai qualche viaggio imminente che stai pianificando? Sì, ne ho uno il mese prossimo e ho già preso accordi. È fantastico. Ti sentirai molto più rilassato prima di farlo. Lezione 20. Categorie di alimenti. Tutti dovrebbero fare un elenco di categorie di alimenti da assegnare al nostro piano alimentare. È un'idea intelligente. Ci aiuterà a rimanere organizzati e a garantire varietà. Potremmo iniziare con categorie come frutta, verdura, proteine e cereali. Sì, e dovremmo includere anche snack e dolcetti per mantenere l'atmosfera emozionante. Assolutamente. Un approccio equilibrato manterrà i nostri pasti piacevoli e sani. E le bevande? Dovremmo creare una categoria anche per quelli? Ottimo punto. Includere le bevande può fare una grande differenza nella pianificazione dei pasti. Se vuoi, posso occuparmi della sezione snack e dolcetti. Sembra perfetto. Allora mi concentrerò sui pasti principali. Lezione 21. Sognando l'Egitto. Anch'io ho sempre desiderato visitare l'Egitto, le piramidi sono assolutamente da vedere lì. Assolutamente. Sono uno dei monumenti più iconici del mondo. Posso solo immaginare quanto siano maestosi da vicino, in piedi nel deserto. Sì, e la storia dietro di loro è affascinante. È come tornare indietro nel tempo. Mi piacerebbe esplorare le antiche tombe e conoscere i faraoni. Anche io. Inoltre, ho sentito che la cucina locale è fantastica. Provarlo sarebbe un momento culminante. Decisamente. Dovremmo provare a trovare una visita guidata che includa tutte le principali attrazioni. Sembra perfetto. Renderebbe l'esperienza ancora più ricca e informativa. Dovremmo iniziare a pianificare il nostro itinerario e risparmiare per il viaggio. Lezione 22. Viaggi invernali. Di solito camminavo a piedi nudi, ma mentre viaggiavo la neve cominciò a cadere. Sembra freddo. Avevi scarpe adatte per il viaggio? Sfortunatamente, ho strappato il mio unico paio all'inizio del viaggio, il che ha reso le cose difficili. Camminare sulla neve senza scarpe non può essere affatto comodo. È stata una sfida, ma ne è valsa la pena la bellezza del paesaggio innevato. Posso immaginare. La neve ha la capacità di trasformare ogni cosa in un paese delle meraviglie invernale. Esattamente. Mi sono preso il tempo per apprezzare il paesaggio, nonostante il freddo. È un atteggiamento fantastico. A volte, i momenti migliori nascono da sfide inaspettate. Sono d'accordo. Inoltre, ho imparato l'importanza di essere preparati per condizioni meteorologiche diverse. Lezione 23. Standard di bellezza.
Ai tempi di Anna, si pensava che le belle donne avessero la carnagione chiara e chiara. Interessante. È affascinante come gli standard di bellezza cambiano nel tempo. Assolutamente. Oggi molte persone celebrano la diversità nelle tonalità e nelle caratteristiche della pelle. Sì, e le lentiggini sono spesso viste come uniche e affascinanti ora, a differenza di prima. Penso che sia fantastico come la società stia diventando sempre più aperta ad accettare aspetti diversi. Decisamente. È importante apprezzare la bellezza naturale in tutte le sue forme. Adoro il modo in cui le tendenze si evolvono, permettendo a più persone di sentirsi belle nella propria pelle. Esattamente. Tutti dovrebbero sentirsi sicuri e orgogliosi della propria individualità. Speriamo che questa tendenza continui, favorendo una maggiore inclusività negli standard di bellezza. Lezione 24. Come raggiungere l'aeroporto. Grande. E se volessi andare all'aeroporto? Per raggiungere l'aeroporto dovrai prendere l'autobus espresso. È l'opzione più rapida. Sembra conveniente. Quanto spesso passa l'autobus? Di solito parte ogni 30 minuti, quindi non dovrai aspettare molto. Perfetto. Quanto tempo impiega il viaggio per arrivare lì? Ci vogliono circa 45 minuti, a seconda del traffico, ma è abbastanza affidabile. Non è affatto male. Dovrei acquistare un biglietto in anticipo? È una buona idea acquistare il biglietto online per risparmiare tempo in stazione. Mi assicurerò di farlo. Grazie per i suggerimenti, lo apprezzo davvero. Lezione 25. Un ottimo affare. È fantastico. Quanto costa? Sono solo $10. Riesci a crederci? Wow, è un vero affare. Ne devo prendere uno per me. Assolutamente. Non puoi davvero battere quel prezzo per quello che ottieni. Lo so. Ho visto articoli simili valere almeno 20 o più. Esattamente. Questa è una fantastica opportunità per risparmiare un po' di soldi. Ne prenderò sicuramente uno prima che finiscano. Buona idea. Cose come questa tendono a esaurirsi rapidamente. Mi assicurerò di dirlo anche ai miei amici. Lezione 26. Consigli per la spesa. Terrò d'occhio anche quelli. Altri consigli per fare la spesa? Decisamente. Fai sempre un elenco prima di andare. Ti aiuta a rimanere concentrato. È un'idea intelligente. Tendo a dimenticare le cose senza un elenco. Saresti sorpreso di quanto puoi risparmiare attenendoti ad esso. Ci proverò la prossima volta. Altre strategie che consigli? Cerca le vendite e usa i coupon ogni volta che puoi. Si somma rapidamente. Ottimo punto. Avevo intenzione di dedicarmi ai couponing. È più facile di quanto sembri e può portare a notevoli risparmi. Inizierò a cercare app che mi aiutino in questo. Lezione 27. Consigliere militare. In realtà ho lavorato per qualche tempo come consigliere di un capo militare. Sembra affascinante. Che tipo di consigli ha dato? Si è concentrato sulla strategia e sulla logistica, che sono cruciali nelle operazioni militari.
Posso immaginare. Tali decisioni possono avere un impatto su tutto sul campo. Esattamente. Le sue intuizioni hanno contribuito a migliorare l'efficienza e l'efficacia. Deve essere stato un ruolo impegnativo con molta pressione. Decisamente. Ma sembra anche gratificante fare la differenza. Ammiro le persone che sanno gestire tali responsabilità. Anche io. Ci vuole un insieme di competenze uniche e una mentalità forte. Lezione 28. Rive di corallo. Che ne dici di quella spiaggia di Coral Shores? Coral sembra fantastico. Ne ho sentito parlare benissimo. Lo fa davvero. Quanto tempo pensi che dovremmo restare lì? Suggerirei almeno una settimana per godersi tutto ciò che offre. Sembra perfetto. Una settimana ci darebbe il tempo di rilassarci ed esplorare. Esattamente. Inoltre, potremmo provare diverse attività e cibo locale. Adoro l'idea di trascorrere del tempo in spiaggia ogni giorno. Anche io. È il modo perfetto per rilassarsi e ricaricarsi. Iniziamo a pianificare questo viaggio. Sembra un sogno. Lezione 29. Successo del Dipartimento. Sì, hai ragione, è fondamentale per il successo del nostro dipartimento. Assolutamente. Una strategia forte fa la differenza nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Dobbiamo garantire che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda per andare avanti. La comunicazione è fondamentale. Riunioni regolari possono aiutare a tenere tutti informati. Concordato. È importante risolvere rapidamente qualsiasi problema. E celebrare le piccole vittorie può anche sollevare il morale. Questo è un ottimo punto. Un team motivato è sempre più produttivo. Assicuriamoci di implementare queste strategie in modo efficace. Decisamente. Insieme possiamo ottenere grandi risultati. Lezione 30. Caratteristiche dell'orologio. Quando scelgo un orologio, voglio che sia resistente all'acqua e abbia un cinturino durevole. Queste sono ottime funzionalità. L'impermeabilità è essenziale per l'uso quotidiano. Esattamente. Non voglio preoccuparmi di toglierlo quando mi lavo le mani o nuoto. Giusto. Inoltre, un cinturino resistente può fare un'enorme differenza in termini di comfort e longevità. Penso anche che avere un display chiaro sia importante per poter leggere facilmente l'ora. Decisamente. Alcuni orologi hanno funzioni che si illuminano, il che può essere molto utile. È vero. Mi piacerebbe un orologio che tenga traccia anche dei miei passi e abbia una funzione cronometro. Queste caratteristiche stanno diventando più comuni. È sorprendente come la tecnologia si sia evoluta. Sono d'accordo. È emozionante avere così tante opzioni tra cui scegliere al giorno d'oggi. Lezione 31. Prime impressioni. Un saluto con una stretta di mano decisa è fondamentale quando incontri qualcuno di nuovo. Buon punto. Dà un tono positivo all'intera conversazione. Assolutamente, la prima impressione conta molto in contesti professionali. Che ne dici di ricercare in anticipo la persona che stai incontrando? È una mossa intelligente. Conoscerli un po' può davvero aiutare. Sì, dimostra che sei interessato e può portare a discussioni migliori.
Cerco sempre di trovare un terreno comune per far fluire la conversazione. È un'ottima strategia. Aiuta a costruire rapidamente un rapporto. Mi sento più sicuro quando sono preparato e informato. Lezione 32. Leghe sportive. Il Canada non ha campionati professionistici propri, vero? Giusto. Invece, le squadre canadesi giocano nei campionati dominati dagli americani. È interessante come ciò influisca sulla cultura sportiva lassù. Decisamente. Crea una miscela unica di fanbase e rivalità. Mi chiedo come si sentano i giocatori canadesi che gareggiano in quei campionati. Devono provare un mix di orgoglio e pressione nel rappresentare il loro paese. Assolutamente. È un risultato significativo giocare a quel livello. E porta molta attenzione al talento canadese. È affascinante vedere come lo sport possa unire le persone oltre i confini. Lezione 33. Rimanere concentrati. Buon punto sulle distrazioni, anch'io tendo a distrarmi facilmente. È una lotta comune per molti di noi, soprattutto con così tanti dispositivi digitali in circolazione. C'è qualche metodo specifico che usi per rimanere concentrato? Trovo che impostare orari specifici per le attività mi aiuti davvero a concentrarmi. È un'ottima idea. Avere un quadro temporale chiaro può mantenerti sulla buona strada. Esattamente. Ho anche messo il telefono in modalità silenziosa per ridurre al minimo le interruzioni. È intelligente. Dovrei provarlo durante le mie sessioni di studio. Noterai una differenza. Aiuta davvero a creare un ambiente concentrato. Ci proverò sicuramente. Grazie per i suggerimenti. Lezione 34. L'avventura in biblioteca. Ho sentito che è appena uscito un nuovo libro in biblioteca. L'hai visto? No, non l'ho fatto. Di cosa si tratta? È un romanzo giallo di cui tutti parlano. Penso che sarà emozionante. Sembra eccitante. Mi piace davvero un bel mistero. Andiamo insieme in biblioteca? Assolutamente. Inoltre, è un ottimo modo per trascorrere un pomeriggio. Esattamente. Adoro l'atmosfera nelle biblioteche. È così pacifico e stimolante. Giusto. E poi possiamo prendere un caffè per discutere del libro. Sarebbe perfetto. Non vedo l'ora di vedere se lo hanno in magazzino. Controlliamo prima il loro sito web. Se è disponibile, possiamo andare rapidamente. Lezione 35. Sfide di nuoto. Ho sentito che nuotare tra l'isola di Vancouver e la terraferma è diventata una vera sfida ultimamente. Sì, è affascinante come le correnti e le condizioni possano variare così tanto in quella zona. Decisamente. Sia i nuotatori maschi che quelli femminili affrontano ostacoli unici quando tentano di nuotare. È vero, le maree possono essere imprevedibili, il che rende fondamentale che i nuotatori siano ben preparati. Esattamente. Ammiro chi accetta una sfida così impegnativa. Richiede molto allenamento. Di sicuro, e anche la forza mentale necessaria per affrontare quelle acque è impressionante. Sì, non si tratta solo di resistenza fisica, si tratta di rimanere concentrati e calmi.